Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. La ribellione da parte di Satana, e cioè Isacco Angelo, è iniziata e nei video precedenti abbiamo visto alcune delle fasi finali prima della morte di Andronico Cristo. Dopo aver trattato dell'ultima cena, il tradimento di Giuda e il relativo processo, siamo ora alla fase più cruda del racconto, e cioè la passione di Andronico Cristo. Sappiamo bene come andarono le cose nei racconti evangelici riguardanti Gesù. A questo punto andiamo direttamente alla cronaca di Niceta Coniata e vediamo cosa scrisse sull'esecuzione di Andronico Comneno. Ci sono davvero molte similitudini tra i due racconti, tant'è che nell'esecuzione di Andronico ritroviamo praticamente le stesse fasi conosciute nella passione di Cristo. La tortura iniziale, la strada verso il luogo della crocifissione e dell'esecuzione davanti ad una vasta folla di spettatori. Andronico era confinato nella cosiddetta prigione di Anema, la più pericolosa. Aveva 2 catene pesanti attorno al suo collo orgoglioso ed anche i suoi piedi erano dolorosamente incatenati. Fu fatto sfilare così davanti al nuovo imperatore Isacco Angelo. Fu schiaffeggiato in faccia, gli strapparono la barba, gli cavarono i denti e gli rasarono la testa. Era il passatempo comune di chi era riunito lì. Poi gli mozzarono la sua mano destra e lo gettarono nuovamente nella stessa prigione, senza cibo e bevande. Diversi giorni dopo gli cavarono l'occhio sinistro, lo fecero sedere su un cammello rognoso e fu fatto sfilare attraverso l'agorà. Ma gli stupidi e ignoranti abitanti di Costantinopoli, lì riuniti, non pensarono al fatto che pochi giorni prima quest'uomo fosse stato il loro imperatore, salutato come il Salvatore e acclamato e adorato da tutti, a cui confermarono la loro realtà e devozione con i giuramenti più terribili. Ora, accecati da una rabbia irragionevole e da una follia ancora maggiore, non c'era alcun male che non volessero infliggere malvagiamente ad Andronico. Alcuni lo colpirono in testa con delle mazze, altri imbrattarono le narici con lo sterco di vacca ed altri ancora strofinarono delle spugne imbevute di urina bovina e umana sopra i suoi occhi. C'erano quelli che bucarono il costato con degli spiedi, il più spudorato di tutti lo colpì con delle pietre e dopo tutto questo, quando venne messo su un cammello malandato, fu sospeso per i piedi da una corda di quercia fissata a 2 piccole colonne su cui stava un blocco di pietra con sopra una lupa e una iena in bronzo. Come sappiamo, Gesù Cristo fu crocifisso su una croce in mezzo a 2 ladroni sul monte Golgota. In Niceta Coniata troviamo, grosso modo, la stessa situazione. Andronico è sospeso tra 2 colonne collegate in alto da una sorta di roccia. Probabilmente nel testo originale si diceva che era sospeso tra 2 colonne che si trovavano su una montagna rocciosa. Al posto dei ladri, nel racconto di Coniata troviamo 2 rabbiose statue di bronzo, una lupa ed una iena. E dove la si trova una scena simile? In questa raffigurazione che mostra Osiride risorto dai morti. Su ogni lato ci sono 2 colonne dove su ciascuna è legato un animale decapitato, stando a significare che sono stati giustiziati. La corrispondenza è molto buona. Proseguendo con il racconto, Coniata dice: pur patendo tutti questi mali e gli innumerevoli altri che ho omesso, resistette coraggiosamente agli orrori inflittagli e rimase in possesso dei suoi sensi. A tutti coloro che si riversarono uno dopo l'altro per colpirlo, si voltò e disse solo: Signore, abbi pietà. E perché usi il bastone che è già rotto? Un certo uomo empio immerse la sua lunga spada nelle sue viscere fino alla faringe. Dopo tanta sofferenza, Andronico spezzò il filo della vita. Allungò il suo braccio destro e lo portò alla bocca, tanto che a molti sembrò che volesse succhiare il suo sangue ancora caldo che stava gocciolando dalla recente amputazione. Questo passo del racconto è molto simile a quello dei Vangeli, in cui si legge che Gesù, ormai sapendo che ogni cosa era stata compiuta affinché si adempisse la scrittura, disse: «Ho sete». Or c'era là un vaso pieno di aceto, inzuppata dunque una spugna nell'aceto e postala in cima a un ramo di issopo, gliela accostarono alla bocca. Quando Gesù prese l'aceto disse: «È compiuto», e chinando la testa rese il suo spirito. Anche qui c'è un'ottima corrispondenza tra le 2 descrizioni. Prima di morire Andronico Cristo ebbe sete. In più, sempre in entrambe le versioni, un soldato trafigge il costato con una lunga spada o una lancia. Insomma, anche in questo caso le corrispondenze sono molte e davvero importanti. Per oggi il nostro racconto si conclude qui. Manca l'ultima fase, ovvero la deposizione della croce, la sepoltura e la resurrezione. Vedremo questi eventi nella prossima puntata.
Dopodiché seguiteremo a vedere ancora alcuni dettagli interessanti riguardo alla storia di Gesù che andranno a chiudere il cerchio, ridandoci un'interpretazione completa a 360 gradi di tutto ciò che riguarda le figure di Andronico e Cristo. Grazie mille per aver guardato il video. Mi raccomando, se ti è piaciuto lascia un mi piace per supportare gratuitamente il canale, commenta per farmi sapere la tua e iscriviti se non lo hai ancora fatto per non perderti i futuri video. Grazie ancora e a presto.